Musica allo specchio. Il coordinamento è nelle mani di Cesare Veronico, coordinatore artistico di Puglia Sounds e direttore artistico di Medimex. Al tavolo abbiamo Gianni Raimondi. No? Avremo? Eccolo. Perfetto. Gianni Raimondi, Cesare Liaci, Gime Ghirlandi e Marco Malasomma. Rubin Beko. Buon lavoro. Grazie, se parlo così mi sentite? Sì. Si può? Sì. Fatto un bel tono. Serve il microfono. No, per la traduzione serve. Allora, grazie per l'invito a nome anche dei miei ospiti, grazie a voi per essere qui. Mi diceva Giorgia che l'obiettivo, e quindi lo dico a noi altri, è quello di partire dalla nostra esperienza, Salvatore confermami, dalle nostre azioni, dalle nostre iniziative, per poi immaginare rapporti di collaborazione con l'Albania e con le istituzioni, cioè cosa delle nostre iniziative riteniamo possa essere esportabile, cosa, e là ci aiuterà Rubin, sarebbe utile, no? Per arricchire l'esperienza, con tutto il rispetto per le cose che fate e che io so sono anche articolate, legate a, come dire, a iniziative di spessore, legate alla formazione, all'education, non semplicemente, che poi è un po' il trade union delle iniziative che vedete qui rappresentate, qui presenti. La Puglia dal punto di vista, e lo dico a Rubin Beko, il cui nome mi ricorda un'ala estrosa sudamericana, oppure non so, un songwriter brasiliano di qualità. Okay. Rubin Beko è bellissimo come nome. Infatti si poteva essere sfruttato in quest'ambito, è andato, ti è andata male, perché se fossi diventato un'ala sinistra sarebbe stato un brand. Garrincia dell'Albania. Quindi volevo dire a Robin, insomma, queste le iniziative qui rappresentate sono iniziative cresciute nel tempo. In questo momento la Puglia dal punto di vista musicale è considerata una regione di punta. Lo stesso progetto di Puglia Sounds è un progetto che noi teniamo, è unico nel nostro paese, non esistono progetti simili. Sappiamo che ultimamente io sono moderato. No, guarda, non voglio avventurarmi, sicuramente a livello nazionale lo è. Ci sono iniziative nel nostro solco, a partire da Lazio Sound, creata di recente, che ha recuperato un progetto, uno dei bandi di Puglia Sound Records, quello a sostegno dei dischi degli artisti pugliesi, e insomma Lazio Sound fa questo progetto che è Lazio Sound Record e che è un'iniziativa storica di Puglia Sound. Questa è l'unica iniziativa articolata, organizzata, almeno della quale io sia a conoscenza, ed è difficile che mi sfugga altro. Quindi abbiamo una serie di iniziative differenti come direzione artistica, sostenute dalle istituzioni, in particolar modo dalla Regione Puglia. Puglia Sound è un progetto della Regione Puglia e la nostra regione è invidiata nel territorio nazionale. I festival chiaramente hanno maturato nel tempo professionalità di qualità. Io che mi occupo di queste cose per il Medimex sono sempre stupito dalla capacità di inventarsi progetti speciali, progetti particolari, con artisti molto spesso anche agli esordi, ma che poi sistematicamente diventano nomi importanti. Questo non solo sul territorio nazionale, ma anche nell'importazione di artisti stranieri. E poi ci sono progetti che partono improvvisamente, sempre sostenuti dall'istituzione, perché insomma noi
alla Regione Puglia dobbiamo dire grazie, progetti in cui viene fuori l'estro dei nostri conterranei, no? E qui penso al progetto elettrico che è di giovanissima formazione, che credo spazi nell'ambito delle arti e punta allo studio delle tradizioni, cercando linguaggi moderni per poterli trasmettere. Credo che l'obiettivo siano fondamentalmente le giovani generazioni, cioè il riuscire a cercare linguaggi originali perché si possa parlare con i ragazzi, un po' come tutti quanti noi. Ne parlavo con un'amica che ho incontrato, quelli della nostra generazione, i nostri figli sentono, voi sapete la musica che sentono, il rap quando va bene, l'elettronica, ma il rap è quello che dicono i rappers, insomma li forma. Per la nostra generazione era Morrissey per Cesare, non so, cioè era la new wave rock, quello era lo strumento di comunicazione. Adesso è il rap. E allora se tu non sei capace di ascoltare certa musica, i testi, e quindi di ragionare partendo dal presupposto che non è che le cose che si fanno adesso sono peggio di quelle che si facevano prima, perché credetemi è una sciocchezza, è bugia che questa è. Poi si scopre di 10 anni in 10 anni che quello che era successo nel decennio prima era di grande qualità. Io mi ricordo quello che si diceva negli anni 70 della musica degli anni 60, negli anni 80 della musica degli anni 70, di decennio in decennio. E quindi bisogna essere in grado, no, di trovare il linguaggio per capire le generazioni giovani, nello stesso tempo trasmettendo il passato. Ed è quello che fa Malassomma, la Ghirlandi, che ha un cognome impegnativo, e quindi io vorrei iniziare proprio dai più giovani della band, partendo da Malassomma. Grazie, buongiorno. Il microfono devi... Sono vaccinato. Io sono vaccinato. Sì, sì, sì. Sì, sì. No! Evitiamo Ci vuole una fettina di liquore. Allora, buongiorno a tutti, io sono Marco Malassomma, lei è Hime Ghirlandi, è di Folklore Elettrico. Folklore Elettrico è uno studio creativo nato circa 2 anni fa da una nostra idea e da un nostro bisogno innanzitutto artistico. Io come musicista e Hime come visual artist ci siamo costantemente confrontati con il bisogno di raccontarci e raccontare quello che facciamo, quello che tanti artisti come noi fanno, cercando innanzitutto di lasciare un segno sulla nostra terra, cioè cercare di interrompere questo ciclo continuo di andare via dalla propria terra per cercare fortuna altrove. È un loop spazio-temporale che a un certo punto vorremmo interrompere. Da qui l'idea di incominciare a lavorare appunto sul racconto delle tradizioni in maniera non convenzionale, perché molto spesso la tradizione viene associato a qualcosa di passato, qualcosa di vecchio, è qualcosa che non ci tocca, non ci riguarda, oppure viene raccontata come un cliché, specialmente. È vero che raccontare il territorio crea sinergie economiche, sinergie di turismo, però è anche vero che ci sono tante cose che raramente si raccontano delle culture regionali e delle identità regionali,
che in questo momento storico rischiano di sparire completamente, perché le nuove generazioni ovviamente difficilmente si possono interessare all'etnografia, all'antropologia, sono materie solitamente di ricerca. Invece noi, partendo da delle nostre ricerche personali, i primi lavori sono stati sulle settimane sante di Puglia, abbiamo poi deciso di estendere il lavoro a tutti gli artisti italiani, quindi creando un archivio futuro arcaico che raccontasse la tradizione attraverso l'arte contemporanea. Aggiungo che quindi abbiamo pensato a una specie di database che si chiama Futuro Arcaico, quindi già il naming include un po' e riassume appunto l'intenzione, cioè quindi quella di unire, di tramandare ciò che è arcaico e ciò che fa parte delle appunto riti, tradizioni, feste popolari, appunto a dei linguaggi leggibili dalle nuove generazioni, perché molto spesso appunto, come diceva Marco, il problema si pone sul linguaggio. Quindi per far sopravvivere alcuni riti, no? Che poi fanno parte delle nostre radici culturali, come si può arrivare alle nuove generazioni? E in questo includo anche noi, se non siamo poi così giovani, quindi appunto utilizzando dei linguaggi leggibili. Allora, ripeto, abbiamo creato questo database che abbiamo suddiviso in 3 voci, 3 tematiche, quindi sono 3 percorsi: rituali e feste, tradizioni popolari e territorio. Al momento il sito è consultabile sia per artisti che per opere, quindi ci sono vari metodi di navigazione, e al momento l'archivio raccoglie diciamo, quasi un centinaio di lavori. Al momento la maggior parte sono pugliesi, ma stiamo in questi giorni caricando, uploadando lavori da tutta Italia, quindi veramente dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, e c'è un bene, un tesoro di veramente tradizioni che rischiano di scomparire, raccontate attraverso fotografia, illustrazione, mixed media, installazioni, video e suono. Quindi è libero, gratuito, consultabile, è sempre aperto. Chiunque può decidere di inviarci i lavori attraverso questo progetto. Stiamo conoscendo artisti da tutta Italia, quindi magari iniziamo anche progetti con singoli artisti, no? Spesso... Ok, continua, prego. Ma infatti l'intenzione del progetto è quella innanzitutto di rendere orizzontale sia la narrativa del territorio sia la spinta degli artisti, perché molto spesso la tendenza continua è quella di cercare il nome molto conosciuto, chiamare continuamente da fuori, quindi cercare di accentrare prendendo da fuori. Invece la nostra idea è proprio quella che sia gli artisti conosciuti sia quelli meno conosciuti abbiano la possibilità di raccontarsi e raccontare attraverso le loro forme di linguaggio. Quindi abbiamo deciso di utilizzare varie arti, cioè suono, illustrazione, mixed media, video e basta, proprio perché riteniamo, ad esempio io con la musica collaboro costantemente con artisti visuali, come Himed, artista visuale, collabora continuamente con musicisti, quindi l'idea è proprio quella sì, di trattare la musica come una parte della cosa che si interfacci con tutte le altre arti. Saremo brevi. Abbiamo lanciato una call for artist a dicembre per raccogliere appunto narrazioni da tutta Italia. La call si chiamava Radici, lì potete vedere l'immagine. Hanno partecipato in 2-3 mesi, sono arrivate almeno 500 e passa candidature da tutta Italia. E ora in questi giorni, ieri c'è stata l'inaugurazione del festival a Bari, che raccoglie ed espone una selezione di lavori, quindi sono una 60ina di lavori in esposizione per le strade e in alcuni luoghi, quindi musei e gallerie di Bari, per un mese. Quindi quello che appunto volevamo dire è il fatto che siamo partiti da un piccolo progetto che raccontava la Puglia, i lavori degli artisti pugliesi. Ora
siamo allo step diciamo nazionale, quindi cerchiamo storie dall'Italia e prossimamente appunto ci apriremo anche a un patrimonio immenso che è quello europeo, perché c'è tantissimo da raccontare. Ci stiamo già, appunto abbiamo già incontrato l'Albania, quindi l'Istituto Italiano di Cultura di Tirana, quindi in realtà è diciamo un inizio, perché appunto folklore e tradizioni in Europa sono infinite e c'è bisogno di tramandarle secondo noi con linguaggi comprensibili, freschi e anche indipendenti, quindi non solo chi magari è già conosciuto, ma appunto dando possibilità a tutti di poter raccontare quello che viene vissuto. Le risorse alle quali attinge, cioè con quali soldi lo fate? Allora, il progetto, lo studio creativo Folklore Elettrico è nato attraverso un bando della Regione Puglia che si chiama PIN, Pugliesi Innovativi. Quindi il primo step è stato appunto creare lo studio e tutto l'apparato che ci permettesse di cominciare ad accogliere gli altri artisti. Il festival che è iniziato ieri è promosso dal programma straordinario Cultura e Spettacolo della Regione Puglia. Il resto delle risorse sono il nostro lavoro reinvestito per il bene, non è un bene nostro, è un bene collettivo, perché appunto questa cosa di mappare, di archiviare e tramandare, cioè il tramandare è biologicamente l'unica via di sopravvivenza, lo fanno le cellule, lo fanno gli esseri umani, lo fanno i nostri nonni, quindi l'idea è un po' quella, far sopravvivere cose che nel giro di pochi anni secondo noi sparirebbero, perché le nuove generazioni spesso sono molto poco interessate a quello che è considerato estremamente vecchio. Invece c'è un contenuto che può essere trasformato in arte veramente forte e potente, secondo noi. Grazie, davvero interessante. Io tenderei a fare due giri, uno insomma sostanzialmente di presentazione, le iniziative, il secondo, dopo che lascerei la parola per ultimo a Rubin, il secondo poi legato alle proposte, cioè no, questo scambio di idee, che cosa Rubin immagina, pensa possa essere utile per il suo paese, cosa noi possiamo fare nell'ambito delle nostre iniziative in questo scambio, no? E ora passerei proprio a trattare Taranto come area geografica che voi sapete vive queste contraddizioni enormi, cioè per lungo tempo si è parlato di Taranto esclusivamente per la questione dell'Ilva e sempre gli onori della cronaca per il suo tram e da ormai quasi una decina d'anni però c'è un gruppo di persone che più passa il tempo e più diventa ampio, che ha deciso di cercare una strada alternativa a quella dello sviluppo che ormai è in crisi, lo sviluppo industriale che ormai è in crisi, e sta puntando decisamente a creare un'industria che sia un'industria culturale. Ovviamente questo non è che può risolvere il problema del prodotto interno lordo, però insomma noi abbiamo visto in questi anni come è cresciuto dal punto di vista culturale l'ambiente di Taranto e della sua provincia, di che importanza ormai riveste sul piano nazionale, di quali investimenti sta riuscendo a farsi capace e soprattutto di come tutta questa azione sia servita a far capire che Taranto non è solo l'Ilva, che Taranto è una delle più belle città d'Italia, che ha persone capaci dal punto di vista organizzativo e creativo. Chi comunque adesso ha a che fare con Taranto resta addirittura stupito, perché troppo incombeva e per troppo tempo si è parlato solo di quello, però c'è gente che sta riuscendo a cambiare il racconto di Taranto, la narrazione sta cambiando. Tra questi ci sono gli amici di Afosei,
che hanno organizzato una serie di eventi in collaborazione. Per esempio sono i protagonisti del 1° maggio, che ormai non si tiene da un paio di anni per i motivi che voi sapete, ma che si è tenuto per molti anni utilizzando esclusivamente autofinanziamento e solidarietà da parte degli artisti. Quindi se c'è un meccanismo virtuoso, è quello che io ho potuto osservare nei 2 anni in cui sono andato a rendermi conto di che cosa fosse. Da una costola di questo arcipelago delle associazioni è nata Afosia. Afosia è protagonista di un festival che negli ultimi 3-4 anni è diventato uno dei festival dei quali si parla nel nostro paese, che ha una sua caratteristica ben precisa, che ovviamente io non vi anticiperò, lasciando la parola al direttore artistico del festival, del Cinsella, Gianni Raimondi. Grazie a tutti, grazie a Cesare per l'assist e l'incipit. Allora, io sono Gianni Raimondi, sono direttore di produzione e direttore artistico dell'Istituto in Disparte del Cinsella Festival. Ma poi lo coinvolgiamo. Poi lo coinvolgiamo, quindi mi occupo più di produzione. Quindi Cesare ha detto delle cose fondamentali: cambiare la narrazione del territorio è un'impresa disperata, perché se Avantiri, Repubblica esce con una notizia: sono tornate le pulcinelle di mare a Taranto, la città dell'Ilva, cioè ci accocchiano l'Ilva pure alle pulcinelle di mare, poi non riescono a tenerla fuori da nessun tipo di argomento. Quindi il meccanismo, noi che ci viviamo sappiamo, perché è stato il motore, per quanto sia negativa e opprimente per noi tarantini, è stato volano di sviluppo, di creatività in tanti altri settori. Quindi noi siamo riusciti a modo nostro a sfruttare l'energia negativa prodotta dal siderurgico in energia positiva. Quindi lavoriamo con la cultura per scardinarlo questo meccanismo, ma ci siamo talmente dentro che lo stesso nome, la nostra associazione si chiama Afosia. Molti si dicono: ma che vuol dire Afosia? Acronimo di che cos'è? Afosia è l'acronimo di Alto Forno. L'Ilva ce n'ha 5, di cui il numero 5 è il più grande d'Europa. Noi ci siamo inventati l'unico altoforno che non brucia a mondezza e produce inquinamento, brucia idee e produce energie sul territorio. Quindi già dal nome che ci siamo scelti, diciamo, l'obiettivo era abbastanza marcato e il timone era impostato in maniera netta. Tra le varie cose che ci siamo inventati, chiaramente la nostra mission è la valorizzazione del territorio attraverso la promozione di eventi culturali. Quindi per noi Cesare ha detto che Taranto è bellissima, e noi diciamo anche di più, perché siamo talmente, come tutti quelli che sono qui dentro, siamo talmente innamorati del nostro territorio che vogliamo urlare a tutti quanto è bello. Non vi fate fregare dai fumi dell'Ilva, perché oltre quei fumi ci sono tante di quelle meraviglie di cui vi vogliamo rendere partecipi. Quindi con questa missione è nata il nostro festival, il Cinsella Festival. Ce lo siamo inventati diciamo in pochissimo. La prima edizione è stata altamente pionieristica, perché nel 2017 ne chiacchieravamo prima con Michele. Noi praticamente l'abbiamo costruita in una masseria, la masseria di Vincenzo Fornaro, la masseria Carmine, che anche dal punto di vista sociale è molto molto importante, perché la settimana scorsa ci sono state le sentenze del processo ambiente svenduto. Hanno, diciamo, distribuito circa 4 secoli di condanne varie, quindi a tutti i personaggi che a vario titolo sono entrati all'interno del processo. Tutto è partito da questa masseria, la masseria di Vincenzo Fornaro, perché si accorsero che il latte prodotto dalle capre, dalle pecore, era contaminato dalla diossina studiando un formaggio. A Vincenzo dall'oggi al domani sono arrivati, gli hanno abbattuti 600 capi di pecore, se le sono portate, gli hanno distrutto l'economia ed è nato tutto di lì. Quindi un posto altamente simbolico. Quindi noi la prima data del festival di questo Cinsella l'abbiamo fatto proprio là, e abbiamo piazzato, siccome da dove sta lui si vede tutta l'Ilva alle spalle, abbiamo piazzato il palco in modo che desse le spalle all'Ilva. Ed è un messaggio simbolico che è passato tantissimo, perché tutti i ragazzi che in quegli anni poi sono arrivati, già dal primo anno sono arrivati un po' da tutta Italia, hanno avvertito questo messaggio. Voi l'avete piazzato, non la volete proprio vedere più l'Ilva, che effettivamente è quello che vogliamo fare, non la vogliamo vedere più da quel punto di vista. Quindi il messaggio simbolico è nato proprio da questa prima edizione. Lo stesso simbolo, appunto, la pecorella del Cinsella viene di lì. Quindi partire da un passato e da un presente ingombrante per costruire un futuro alternativo. Attorno a questo progetto siamo riusciti a coagulare tante energie e tante risorse, perché
un altro delle cose che cerchiamo di fare come associazione è creare rete. Ecco perché per noi è fondamentale questa giornata, no? Creare un ponte tra l'Italia e l'Albania sarebbe fantastico per tutte le idee che abbiamo e per tutti i consigli che possiamo ricevere poi dai ragazzi dall'Albania, perché noi siamo riusciti a fare quello che siamo riusciti a fare. Poi il festival è cresciuto perché dalla masseria di Vincenzo, che Vincenzo è praticamente, io lo citofonai un giorno, cioè andai in masseria e dissi: Vincenzo, era maggio, ma tu a Ferragosto ti muovi di qua? Lui dice: no, lui ci abita là, questa è la tua masseria. Dice: no, vabbè, non preoccupare, non prendere impegni che ti organizziamo un festival. E lui l'ha presa così, non molto, in maniera molto convinta. Poi una mattina si vede arrivare il tir di Marino che cominciava a montare il palco, e quando arriva io c'era il padre il padre di Vincenzo che mi guarda e fa: ma c'è stai in dialetto, ma c'è stai cumbanate qua, ma che gli abbiamo montato questo festival veramente da noi. Poi di lì ci siamo spostati a Grottaglia, alle Cave di Fantiano, il festival fortunatamente è cresciuto, però la nostra valenza simbolica è forte, cioè scardinare dei meccanismi, la monocultura dell'acciaio, del siderurgico, ma soprattutto veicolando un messaggio fondamentale, che con la cultura si mangia. Non è vero che con la cultura non si mangia, che la cultura serve soltanto a perdere tempo ai convegni, a fare le brochure e a dare le borsette. Non è vero, perché noi quello che stiamo insegnando ai ragazzi che ci stanno affiancando in questi anni è: con la cultura si mangia. E noi abbiamo avuto la fortuna di intercettare, anche grazie all'1 maggio, dei ragazzi che sono dei fenomeni. La Puglia è piena di talenti, ma non soltanto dal punto di vista artistico, anche dal punto di vista tecnico. Noi abbiamo un ragazzo che ci cura tutta la parte impiantistica, che ha 21 anni. Noi abbiamo riconosciuto il talento, gli abbiamo affidato l'incarico, gli abbiamo detto: l'importante è che ti metti a fatiare, cioè apriti una partita IVA, così ti paghiamo. E quindi è un meccanismo importante. Lui ha detto: ok ragazzi, grazie a voi non andrò a Torino quest'anno, al Dams, rimango qua a Lecce, così posso fare la... E quello per noi è un gol, tipo uno dei bellissimi gol che ha segnato l'Italia ieri sera. Gianni, ma nel festival 3-0 ha vinto, li abbiamo asfaltati. Vinto è una parola riduttiva. Gianni, quali sono gli asset del festival? Cosa fate durante il festival? Allora, noi siamo innanzitutto un festival che fa parte della rete del network di Apulia Film Commission, quindi noi facciamo sia musica che cinema. Ci siamo inventati, abbiamo pensato a questo format di fare anche il cinema legato alla musica, quindi film, documentari, biopic, tutto quello che ha a che fare con la musica. 2 anni fa a Castello Aragonese, nell'edizione del Castello Aragonese, facciamo venire Terry Uri, questo di Good Vibration, che è questo DJ che nella fenomenale, nella Belfast degli anni 70, mentre da un vicolo all'altro si sparavano, lui apriva un negozio di dischi, un'etichetta, toglieva i fucili dai ragazzi e gli dava la chitarra. Un personaggio mitologico, faceva i tour. Io poi in maniera veramente ingenua l'ho contata su Facebook, quello è venuto, ho detto: ma mi posso portare, c'avevo 80 anni, mi ha detto: Gianni, ma mi posso portare la fidanzata? Ma guarda, ma ti possiamo lasciare la fidanzata a casa? Ma è vero che ci sono il seafood, ci fa mangiare a cane, cozze, pesce, non è venuto dentro nel Castello Aragonese col calessino, gli facciamo fare il DJ7, si è portato un personaggio mitologico da questo punto di vista. Quindi tutti questi innesti che si creano, perché noi che amiamo la musica e le arti, parliamo la stessa lingua, a prescindere che sia albanese, francese, tedesco, spagnolo, però ci capiamo immediatamente. Quindi il cinema è fondamentale per noi perché è una forma espressiva. Poi facciamo parte noi poi tra l'altro abbiamo anche aperto da pochissimo tempo il Cineporto, Spazioporto di Taranto, quindi il Cineporto di Taranto. Siamo stati così lungimiranti che abbiamo deciso di investire in cultura nell'anno del Covid, quindi siamo stati dei fenomeni da questo punto di vista, manco ad aver avuto la sfera di cristallo. Però anche da queste cose negative ci sono arrivati tutta una serie di stimoli per andare avanti e per tenere il timone a dritta. Io mi taccio, se no mi devi sparare la prima. Poi di là che siamo al chiuso. No, ma tanto recuperiamo tempo con Cesare che gioca in casa, quindi non è che ha bisogno di questi sono tutti amici suoi. Sì. No, quello che posso dire io, no? Che sono tutti albanesi. A posto. Quindi stiamo sbagliando pure la lingua. Allora devo presentare. Non andate troppo veloci perché c'è... Lo so. Ah, vabbè, ma noi abbiamo la rete tutta sudata dopo il mio intervento. Noi veniamo tutti dall'hard rock, quindi per noi già questo è... Siete arabi rispetto No, siamo rocchettari spinti. Non riusciamo ad andare slowly. Non ci riusciamo. Allora, Cesare è un bel personaggio, io
lui sì, infatti noi né io né lui siamo abituati a sentire, cioè Cesare, io sono l'unico Cesare dopo l'imperatore, non ne ho mai incontrati altri in questo caso, quindi quando chiamano Cesare ci giriamo tutti e due insieme, salutiamo gente sconosciuta. Cesare è un bel personaggio, mi piace quando ho letto una sua intervista in cui parlava di lui, diceva insomma com'era nato, no? La sua passione per la musica, il fatto che diventasse organizzatore, fa il DJ, insomma non ti metti più. Hai fatto il DJ? Abbiamo fatto delle feste in questa sala che poi ci hanno detto non fatele più. Perché erano esagerate. Veniva travestito. Dare a Cesare quel che Però è in grado di fare tutto, cioè se succede qualunque cosa proprio aggiusta tutto, cioè ha questa adesso mi diceva La nonna diceva c'ha le mani dure. adesso noi insomma i festival siamo entrati in una fase organizzativa spenta, no? Quindi parlavamo prima io e Gianni e lui, insomma dormiamo 2 ore a notte, cioè le cose, no, sono identiche per tutte. Lui ha fatto una grandissima cavolata che mi ha raccontato, adesso sta facendo pure il trasloco, mi ha fatto cioè il fatto di decidere di fare il trasloco in questa fase, questo è bellissimo. Ovviamente è presidente di Cool Club, questa cooperativa, insomma, nota in tutta Italia, la cui attività insomma, affonda nella notte dei tempi, è vicepresidente di Puglia Creativa, questa associazione che di imprese che operano tengono insieme una serie di imprese con le quali comunicano, che coordinano, è protagonista di questo festival, purtroppo insomma il gruppo, proprio quando lo annunciaste esultai, difatti iniziai a interagire con tutti i suoi social, avrebbero fatto i Pixies l'anno scorso, rinviati a quest'anno, li faranno l'anno prossimo, però ho letto il programma, come al solito, come dire, sei stato pratico, la scelta su artisti italiani, giovani, in ascesa, insomma. Quindi anche qui avete dimostrato l'esperienza, perché poi bisogna parlare 7 lingue nel nostro mestiere, cioè fare le cose che facciamo noi in Albania o in Puglia, le difficoltà non sono quelle da Napoli in su, sono troppe di più. Cioè chi riesce a organizzare e a farsi spazio dalle nostre parti, fosse nato da Roma in su proprio, perché io li conosco, cioè io li ho conosciuti, giro, no? Li conosco e quindi ammiro ancora di più il lavoro che svolgete anche voi dall'altra parte dell'Adriatico. Quindi lascerei la parola a Cesare per entrare, sì. Vabbè, mi ha già detto il mio nome, sono Cesare Liaci, il presidente della cooperativa Cool Club di Lecce. Ci occupiamo di tantissime cose in realtà, perché noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo scelto nella vita di mangiare con la cultura, non siamo dopolavoristi della cultura. Nel 97 nel 97 iniziamo a fare delle feste e dei concerti, più che altro perché suonavamo in una band e quindi ci veniva facile intanto avere l'approccio al palco. E diciamo suonavamo e quando non potevamo suonare organizzavamo delle feste, che erano feste un po' atipiche all'epoca nel Salento, perché nel Salento quello che andava molto di moda e funzionava moltissimo era la musica reggae, anzi saluto il nostro Nando che è qui, e grazie a loro anzi il nostro territorio ha avuto un grandissimo sviluppo dal punto di vista della attenzione verso la musica, verso le culture giovanili e verso tutto quello che era l'intrattenimento non commerciale, quindi a loro sicuramente va questo merito. Noi ascoltavamo altre cose, eravamo più rock and roll e quindi ci piaceva suonare rock and roll e fare anche feste rock and roll. Uno dei posti che ci ha lanciato è stato proprio Coreia, ci ha lanciato, già organizzavamo delle cose, ci invitarono a fare qui delle feste che erano delle bolge, che delle feste diciamo finivano.
delle bolge. La bolgia è una cosa anche un po' intrisa, anche un po' di erotismo, ecco. Quindi quella è l'orcia. a me ne sono successe tantissime. Comunque alla fine, diciamo, queste feste erano così esagerate effettivamente che posso capire la scelta, insomma, a un certo punto di basta. Ha detto Salvatore basta o... Ha detto Salvatore. Avete dovuto voi dire... Noi abbiamo basta, pregato di continuare, però State purtroppo. serate erano 1000, 1500, 1000. Vabbè, diciamo che le capienze all'epoca non erano proprio un problema. Diciamo l'assembramento Era notevole. Detto questo, quindi da questa esperienza è nata la nostra esperienza poi di lavoro, no? Io c'avevo da un lato mia madre che mi diceva vai a fare il tecnico dei computer, dall'altro avevo il mio cervello mi diceva no, continua su questa strada. Con altri amici abbiamo fondato prima un'associazione, nel 2004 si è trasformata in una cooperativa con 3 soci e oggi siamo 9 soci e 20 dipendenti. Quindi siamo un'impresa, diciamo, che si occupa di cultura, lavoriamo perché nel tempo ci siamo evoluti e sviluppati. Questo grazie anche molto sicuramente alle politiche regionali della Regione Puglia, quindi è molto importante l'apporto sul territorio delle istituzioni. Perché con alcune misure, Puglia Sounds sicuramente è quella più fresca, giovane e quella più aderente al nostro percorso, ma anche con altre misure, i famosi bollenti spiriti, i primi i progetti bollenti spiriti sui luoghi, invece che i primi PIN e i primi progetti erano principi attivi, si è creato un grande humus per tutto il settore culturale e creativo. Da qui quindi sono nate tante esperienze, sono nati anche tanti luoghi che sono stati aperti e poi sono stati chiusi, sono nate tante realtà che hanno aperto e che hanno chiuso, però una scintilla può generare una fiammella che poi diventa un fuoco. E questo è successo in Puglia per alcuni che sono riusciti a percorrere la loro strada. Noi con questa cooperativa abbiamo cominciato a fare cose più strutturate, abbiamo cominciato a fare direzione artistiche locali, anche noi abbiamo sviluppato una rete con artisti, amici e altre organizzazioni che collaborano e lavorano con noi, e saluto anche Giuliano Mollese di Mogliazzi che è qui, che è uno dei nostri principali collaboratori. Perché cosa facciamo? Cerchiamo comunque insieme di unirci per dare a un territorio che poi è povero di gente fondamentalmente qualcosa di irripetibile, la sua bellezza, raccontarla secondo varie declinazioni. E grazie alla Regione poi, in una seconda fase, sono nati altri progetti, fra cui Puglia Sounds, che hanno permesso a noi di lavorare in tranquillità, in serenità. Questo ci ha permesso di svilupparci e di crescere. Non ultimo, siamo interessati con la nostra cooperativa sulla gestione di un bene patrimonio culturale che è il castello di Corigliano d'Otranto, il castello volante di Corigliano d'Otranto, che è uno spazio pubblico, quindi proprietà del comune, che attraverso un bando noi abbiamo preso in gestione, quindi abbiamo anche lì una zona ristoro. Però la cosa particolare, e questa è un'altra linea interessante per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche culturali all'interno, diciamo, dei territori, questo spazio è stato riadattato a un utilizzo non solo museale, quindi conservativo, ma anche a un utilizzo di spettacolo dal vivo. Cioè ci hanno detto: fate un progetto in base al quale voi acquistate dei materiali e con quei materiali all'interno di uno dei castelli più belli di Puglia farete degli spettacoli dal vivo. Quindi noi abbiamo in un certo senso animato questo luogo ed è diventato, diciamo, un punto di incontro, un punto di riferimento per tutta la zona della Grecia salentina, no? Che è quella poi più vicina anche a voi dal punto di vista geografico. Quindi questo è stato il processo che ci ha portato oggi a essere, insomma, questa cooperativa così numerosa, che dà lavoro anche a moltissimi ragazzi giovanissimi, perché ovviamente poi nel tempo sono state altre le necessità che si sono venute a creare, no? Un tipo di comunicazione più moderna, una professionalizzazione dei tecnici, cioè da cosa nasce cosa, e tutti gli interventi che ci sono, no? Da un punto di vista come posso dire, di investimento, guardano anche a uno sviluppo, no? Sempre maggiore, a una stabilizzazione di quello che lavora all'interno della cooperativa, un po' come il percorso che è stato fatto a Coreia. Io la cosa che
più mi stupisce di questo luogo quando entro, e lo conosco benissimo, sono le foto di come era Coreia prima di essere Coreia. Cioè, perché è la bellezza di un sogno che diventa realtà, no? Tu vedi quegli spazi, vedi questi e dici allora la cultura, cioè, c'era davvero una funzione, un valore. Io poi sono anche di Lecce e questi luoghi, perché abitavo qua dietro, venivo in bicicletta con i miei amici quando ero piccolo e un po', anche sai, quei bambinosi, a tirare le pietre agli ultimi vetri rotti per romperli o a scavalcare per venire a esplorare il luogo abbandonato. Io abitavo proprio qui vicino alla stazione, e quindi questo era uno di quei luoghi, sai, che i bambini un po' li vedevano come quei posti in cui giocare, che io in Albania di questi luoghi, quando ci sono stato, ne ho visti tantissimi, sono stato affascinato, sono stato a Girocastro, sono stato nel 2012, dovevo tornare l'anno scorso, ma purtroppo non ce l'ho fatta a fare la vacanza, sono andato in vacanza, ma me la sono girata in macchina con la mia compagna. E quindi ho visto dei luoghi meravigliosi, ho visto il castello di Girocastro, sono stato a casa del dittatore di Enveroccia, non mi veniva la pronuncia, ma ho visto anche, non sono stato a Tirana, però tutta la zona da Valona in giù fino a Butrint me la sono fatta in lungo e largo, insomma, sono stato a Dermi, ho visto luoghi meravigliosi, mare ancora più meraviglioso, cibo spettacolare. Quindi essenzialmente le stesse identiche cose che offriamo noi, assolutamente, perché se tu vai a mangiare una linguina ai frutti di mare al ristorante Limani di Saranda, rimani scioccato da quanto è meglio della linguina ai frutti di mare qualsiasi che mangia a Lecce. Dici, ma è possibile? La mia compagna, che adesso è mia moglie, si mise a piangere mentre mangiava quella linguina. Cioè, ma com'è che io mangio pasta così buona in Albania? Cioè, perché poi ci spiegarono la cultura albanese legata anche alla dittatura italiana, no? Tutto la migrazione, è sempre lì il discorso, la migrazione, lo scambio. Questo è importante e fondamentale. E infine il nostro festival un po' va in questa direzione, perché è un festival sicuramente di musiche contemporanee, molto attento alla musica rock, ma in realtà quello che mi piace dire di più del nostro festival, che non è un festival che guarda ai nomi grossi prima di tutto, perché non è un festival che vuole essere il gran festivalone che fa i mega nomi. Ovviamente li facciamo anche per una questione, come posso dire, di comunicazione, di impatto visivo, ma noi siamo un festival che cura essenzialmente le band davvero emergenti. E siamo alla 15ª edizione, il festival si chiama Sud-Est Indipendente 6, è nato nel 2006 appunto, e racconta che cosa? Racconta sempre di giovani artisti che poi sono diventati grandi. Se andate a vedere le primissime edizioni, ma anche quelle successive, vedrete che oggi artisti che in Italia sono considerati artisti di livello nazionale e non solo, anche internazionale, sono passati da noi quando erano degli sconosciuti. Potrei fare un elenco infinito: Bruno Risas, Mannarino, Luce della Centrale Elettrica, la rappresentante lista che venne 3 anni fa, i Coma Cose che vennero 4 anni fa, gruppi che quest'anno erano a Sanremo, no? Tanti, tantissimi, Di Martino noi l'abbiamo fatto nel 2010, c'è Giorgio Poi, vabbè, già meno famoso, diciamo, non da palco di Sanremo, perché noi cerchiamo sempre di andare a cercare il nuovo che avanza. Questo lo facciamo anche a livello locale, perché poi scommettiamo molto e proponiamo anche sempre molto artisti locali, proprio soprattutto nella zona di Lecce, ma anche pugliesi, che all'interno del nostro festival comunque trovano uno spazio. In più ovviamente ci rivolgiamo anche, grazie a Puglia Sounds, al mondo, frequentiamo le fiere, andiamo in giro. È peccato perché per la prima volta nel 2020 avremmo dovuto fare una serie di artisti presi proprio dal bacino del Mediterraneo e trovati un po' in giro così, tutti emergenti, tutti sconosciuti, tutti artisti che insomma in Italia non erano mai venuti, e purtroppo causa Covid questa cosa è saltata. E infine, e chiudo, sono il vicepresidente del distretto produttivo Puglia Creativa, che è un cluster nato all'interno della regione Puglia nel 2012, che mette insieme una serie di industrie culturali e creative, quindi non parliamo solo di spettacolo dal vivo, ma di tutta un'altra serie, tutte le attività che ruotano intorno al mondo della cultura, che si occupa di cosa? Di in qualche modo mettere in network, di lavorare, di far incontrare e dare delle opportunità alle imprese, o almeno a dargli un sostegno non economico ma di tipo organizzativo e logistico.
partecipiamo a Interreg, ce ne abbiamo anche due in atto, 2 Interreg Italia-Albania. E niente, quindi questo è come il mio... Grazie, Guarda grazie. che adesso che sarò breve, ha detto No, però è stato ci molto sono le interessante. registrazioni, 20 anni. È stato 20 anni in 10 Giorgia dov'è? Giorgia? Giorgia, no, continua, No, io voglio sapere più o meno quanto abbiamo ancora. Giorgia, quanto abbiamo ancora? 10 minuti e un quarto d'ora. 10 minuti e 4 ore. Allora, Cesare ha accennato a una serie di iniziative legate a Puglia Sounds. Adesso che ho capito bene che il parterre è più composito, ve le voglio raccontare in maniera veloce ma precisa. Cioè, noi facciamo tutta una serie di bandi come Puglia Sounds. Abbiamo il bando export al quale si riferiva Cesare, con il quale sosteniamo i costi, parte dei costi della partecipazione degli operatori e delle imprese alle fiere più importanti del mondo. Sosteniamo i concerti di gruppi pugliesi all'estero, tour. Abbiamo il bando di Puglia Sounds Records del quale parlavo prima, sosteniamo iniziative, i dischi, insomma le pubblicazioni degli artisti pugliesi. Quest'anno abbiamo fatto questo bando che si chiama Producer, nato nel periodo proprio del lockdown, perché noi immaginavamo che cosa sarebbe potuto accadere, quanto tempo saremmo stati chiusi in casa. E allora come possiamo aiutare gli artisti mentre sono in casa? E quindi questa iniziativa per cui abbiamo sostenuto economicamente prodotti che si potevano creare con le attrezzature, no, del proprio appartamento, e finalizzate alla rete, quindi i social. Abbiamo un bando che abbiamo sperimentato, il circuito dei luoghi, perché noi vorremmo fare una rete anche di chi fa musica, dei club che fanno musica, perché questi sono i primi che rischiano di scomparire. E poi noi sostenevamo appunto gli artisti italiani e pugliesi all'estero, ma sempre avendolo pensato in periodo di inizio del lockdown ci rendevamo conto che era difficile che potessimo travalicare i confini. Allora abbiamo fatto questo bando sui tour in Italia, quindi abbiamo sostenuto i concerti dei gruppi pugliesi nel nostro paese, e poi più in generale un bando live per gli operatori, e cioè per integrare, sostenere chi organizza i festival. Abbiamo fatto questo bando per cui ci sono tutta una serie di concerti che si terranno e che abbiamo sostenuto economicamente. Quindi come vedete ci sono tutta una serie di azioni che non sono fatte da altri in Italia, alcune delle quali sperimentali, che hanno sicuramente difetti e che noi stiamo, proprio perché le abbiamo pensate e le abbiamo provate sul terreno, no? E quindi le abbiamo migliorate. Stiamo ulteriormente immaginando iniziative, questa volta legate allo streaming, e che possono trasformarsi in bandi, e quindi questa è l'azione di Puglia Sound legata ai bandi. Il Medimex è una delle azioni di Puglia Sounds, molto spesso in Italia viene letta parallelamente, cioè c'è chi dice che Puglia Sounds fa bene mentre Medimex ha dei difetti, in realtà sono tutte azioni di un unico progetto. Quello è la vetrina di tutto quello che noi facciamo, e promuove la musica, promuove il territorio, come diceva Cesare, promuove la bellezza del territorio, perché i nostri festival, esattamente come leggevo i vostri, si tengono in posti belli, fanno marketing territoriali, puntano a rendere al pool e all'appeal del territorio, si tengono anche in luoghi che hanno storia, luoghi culturali importanti. Io sono stato pure io in giro in Albania, e insomma Butrinto non puoi farla passare così. Butrinto è uno dei posti più belli d'Europa, e io non so se voi fate iniziativa a Butrinto, ma Butrinto è strepitosa. Cioè io non so allora dico per gli italiani, tu attraversi la storia, cioè entri nel periodo, no, l'ingresso è nel periodo qualche anno Giulio Cesare, e poi arrivi fino al periodo
veneziano, attraversando la storia, te ne rendi conto dall'architettura dell'uomo. È un posto spettacolare. E ora finalmente tocca la mia ala estrosa, che io non posso chiamare solo per nome, ormai lui è Ruben Beko, come insomma io mi ricordo questo vecchio giocatore bravissimo della mia squadra del cuore, che si chiamava Ruben Sosa. Ruben Beko, ora a te tocca una parte delicata, perché tu da un lato devi raccontarci insomma quello che fai, e io so che appunto sei estroso anche nella tua attività professionale. Dall'altro, avendo avuto uno scambio già, essendo stato fisicamente a queste iniziative, in parte di queste iniziative, sai cosa si tiene, tu devi fare la parte delle proposte e delle cose che secondo te si potrebbero fare in Albania importandole dall'Italia, perché poi cosa noi potremmo fare da voi ce lo riserviamo nell'ambito della nostra replica. Quindi cosa secondo te, ecco, è la parte finale dell'intervento, ritieni come noi potremmo arricchire, insomma, contribuire alla crescita nel vostro paese? Innanzitutto grazie a Salvatore per l'invito e a Emma, essendo parte di questo progetto, in questo panel, perché è per la prima volta che la componente culturale della quale io mi occupo in Albania riceve un riconoscimento dal punto di vista di essere discusso dal punto di vista strategico. Anche se io sono molto probabilmente il più grande importatore di musica italiana in Albania per il momento, di concerti, DJ italiani e sempre di più pugliesi negli ultimi anni, grazie senz'altro anche alla lungimiranza e al dialogo che abbiamo creato con l'Istituto Italiano di Cultura, ma specialmente con la dottoressa Bettini. Un dialogo nel quale poi la realtà Coreia e tutto quello che ci sta intorno a Coreia è diventato parte di questo dialogo. Quindi a mio parere questi ultimi 3 anni sono stati molto importanti per avviare questa cosa. Ed è la prima volta che abbiamo una discussione con la Puglia, perché come abbiamo sentito anche con i LIR ci sono rapporti sul cinema che vanno anche dietro i decenni, la stessa cosa per l'editoria, la stessa cosa per le istituzioni museali o diciamo istituzioni più statali. Invece nell'ambito della musica è la prima volta che abbiamo un dialogo. Io voglio dire l'ultima raccomandazione per prima, che noi dovremmo fare un incontro mirato su questo tema tra la Puglia e l'Albania, anche perché è un momento molto importante per avere questa discussione, perché l'Albania si trova nell'ambito musicale dei festival tra delle scelte: diventare una seconda Croazia, dove vari producer da tutto il mondo vanno a usare le spiagge portando grandi nomi e mirando a vendere biglietti all'estero con un po' d'accesso ai locals e diciamo mettendo qualche artista albanese nella line-up per giustificare, no? Per non sembrare totalmente colonialisti, che è anche quello un modello di sviluppo economico, poi ciascuno come la pensi, no? O sviluppare dei format che allo stesso tempo sviluppano il territorio e danno possibilità di sviluppo culturale a chi ci partecipa, danno coraggio per stare in Albania, per fare delle determinate cose. Noi che ormai stiamo, anch'io nel mio quasi 15 anni a fare questo mestiere, abbiamo capito, come anche Cesare ha detto, che non è importante i grandi nomi, la fissa dei grandi nomi deve un po' scomparire. Cioè chiaramente sono i gruppi storici, hanno un contesto, bisogna invitarli, però bisogna invitarli all'interno di un contesto dove
loro anche sono partecipi per incoraggiare chi ancora deve emergere, quindi creare queste possibilità. In questo senso il modello pugliese potrebbe essere non solo d'aiuto dal punto di vista delle idee o delle pratiche, ma anche dal punto di vista di una realtà che fa un determinato lobbying su questa questione. Per poter fare questo, la Puglia principalmente deve avere un interesse sull'Albania, non è una cosa, chiaramente noi veniamo, io posso venire, chiedere un parere, possiamo fare un talk e questo e quell'altro. Il punto non solo nell'ambito della musica, ma in tutte le altre discipline, la Puglia deve un attimo definire cosa vuole dall'Albania, o diciamo i vari promoter, i producer, che interesse ha per loro l'Albania, dal punto di vista sia di pura curiosità, sia di dialogo, ma anche professionale. Può la Puglia vedere l'Albania come la propria estensione o come un proprio riflesso? Quindi in questo senso deve essere un po' anche la Puglia o le varie persone che hanno un interesse professionale un po' a definire, ma anche tutti noi dialogando a definire, cominciare a definire un attimo questa cosa, perché siamo 3 decenni di scambi economici, culturali, però che non sono mai stati definiti da una logica, quindi si fa tanto e rimane poco, perché la logica del profitto, però anche il fatto, quello che abbiamo spesso discusso con Alessandra e Salvatore. Alessandra ha fatto un lavoro eccezionale per la sua posizione. Il problema della sua posizione, ma come altre istituzioni, che poi prende la faccia della persona che è in quella istituzione, non segue poi una politica o una logica che poi le persone che si sostituiscono continuano a lavorare nello stesso ambito, perché i vari attori culturali di qua e di là, noi abbiamo deciso che lavoriamo su questi contenuti con questa metodologia, mirando a questi outcome, come si dice, a questi esiti. Quindi in questo senso, e per l'Albania, che comunque ti dico dal 2012 è cambiata tantissimo, l'Albania diventa sempre più cosmopolita, sempre più infrastrutturalmente adeguata, però è ancora indietro, o diciamo ancora da fare, non voglio dire indietro, ha ancora un sacco da fare dal punto di vista dei contenuti, di come animare adesso queste infrastrutture e questi investimenti, perché quando ritorni a Girocastro non la riconoscerai con quello che hai lasciato, è tutta un'altra realtà dal punto di vista del logistico e questo e quell'altro. In questo senso tutti gli investimenti fatti negli ultimi 10 anni hanno creato delle possibilità enormi per fare programmazione e progettazione. Uno dei problemi in Albania è che questo ancora non si fa a livello, o poco si fa a livello professionale, perché i vari comuni non hanno le capacità, le risorse umane, le persone adeguate, sia per poter prendere i fondi europei, ma a volte anche per implementare in un modo coerente con una filosofia di sviluppo e non solo di mettiamo un palcoscenico, 3 luci, mettiamo qualcuno a cantare, no? Quindi creare in questo modo degli interventi che siano conseguenti e che costruiscano. Quindi deve partire, come ho detto, da una curiosità della Puglia per conoscere l'Albania, perché penso che comunque la Puglia conosca poco l'Albania, e l'Albania deve conoscere di più la Puglia, perché noi abbiamo visto sempre verso l'Italia, adesso c'è chiaramente la tendenza di vedere verso il nord dell'Europa, quindi c'è questa nuova tendenza di Paesi Bassi, Inghilterra, Germania, però essendo anch'io un uomo del sud dell'Albania e mi riconosco in questa realtà, penso che l'Albania, almeno per le politiche di sviluppo, è in una posizione ideale e deve guardare solo al di là per fare le scelte, seguendo le scelte che ha fatto la Puglia,
sostenendosi su quelle scelte, però chiaramente dando il contesto locale, quindi non andiamo a copiare, però andiamo a fare le cose sul nostro contesto. Come ho detto, e chiudo con questo, io faccio questo almeno da 10 anni, anche perché grazie a una persona che sfortunatamente oggi non è con noi, un greco-salentino di nome Andrea Mi, il quale ci ha lasciati l'anno scorso, e alla memoria del quale, insieme anche all'istituto, abbiamo fondato Radio Mi. È stata una persona che ha avuto molti significati per tante persone, specialmente in Salento. E abbiamo fatto tante cose belle, specialmente poi anche, come ho detto, negli ultimi 4 anni col sostegno di Alessandra abbiamo fatto tante belle cose con artisti pugliesi anche in ambiti rurali, che questo è molto importante. Stiamo portando la cultura e lo spettacolo negli ambiti rurali, rivalorizzando non solo le belle città ma anche quello che gli sta attorno. In questo senso poi anche facendo cenno ad Andrea, una delle cose più belle che mi aveva fatto scoprire 7 anni fa era il progetto di In Sintesi DAO, e sono molto contento di dire che ieri Francesco mi ha fatto sentire in macchina la demo di questo EP che gli In Sintesi stanno facendo con la musica popolare albanese. Che rappresentava Vedi? come fratelli. Quindi ci sono gli impulsi, c'è una voglia organica. Poi con Giuliano abbiamo fatto delle cose bellissime in Albania, con Nando che è stato 2 volte, una volta con il Sud, una volta come solista. Quindi il ponte lo stiamo creando e penso che la nostra scena, la scena della musica, dei festival, ha tutto il potenziale per dare dinamica a questa relazione che va avanti da decenni, come ho detto, però adesso deve coinvolgere i giovani, deve avere un suo ritmo, un suo tempo, una sua visione, e penso che fare i numeri, poter portare i giovani dalla Puglia in Albania per creare laboratori, per creare pratiche, tutto questo è molto importante. Detto questo, sono molto felice di essere stato qua e che voglio che Lecce diventi, e Corea specialmente, una seconda casa, e penso e spero che l'Albania diventi, vabbè, non la stanza, non mi ha visto, ma questa me la affittano. Guardate che già che ho fatto la coppia delle chiavi della caffettina. E spero altrettanto che l'Albania diventi una seconda casa per tutti noi. Grazie Ruben Beko. Allora, io posso provare a tirare fuori una proposta legata, e insomma, se voi foste d'accordo con te passeremo direttamente alle conclusioni che io, sulla giornata che affiderei all'amico nostro che poi vi presenterò. Cioè, Ruben Beko diceva, vabbè, ma voi che cosa volete da noi? No? No? Più o meno sto semplificando. Allora, premesso che insomma io sono barese, da Bari a Tirana si arriva a nuoto, credo, cioè sì, con un po' di impegno, c'è chi l'ha fatto in passato, e quindi quando si dice una faccia, una razza, lo dicono, no, ce lo diciamo con i greci, tra noi e voi, quindi stiamo parlando veramente della stessa carne. Una proposta potrebbe essere questo, cioè noi potremmo prevedere nelle nostre iniziative, tutti quanti noi, a scelta ovviamente della direzione artistica, un'iniziativa culturale che può essere presentare un film, fa suonare una band, fa suonare dei gruppi, organizzare mostre legate alla musica, mostre legate all'arte, cioè no, per il 2022 ci impegniamo a cacciare fuori un'iniziativa per cui si parla attraverso questa iniziativa, e ovviamente l'ospitalità che noi vi renderemo, si inizia ad entrare proprio nel pratico, cioè noi facciamo qualche cosa di tangibile e visibile.
no? Che poi può creare eco e poi insomma voi mi insegnate da cosa nasce cosa. Se gli altri, tutti quanti gli altri si impegnano a organizzare nel 2022 nelle proprie manifestazioni di riferimento un'iniziativa che possa consentire di rendere visibile questo patto, questa amicizia, e che insomma questo dia la possibilità anche di approfondire e spiegare meglio le cose. Ci siamo detti noi, io siamo d'accordo e credo che abbiamo dato un grande senso alla giornata. Secondo me sì, la faremo. Non ci possiamo tirare indietro, ci sono i testimoni. Quindi. Allora, fatto questo, Scusa, posso intervenire? come no? Ok, allora, no, mi metto qua, tanto la mia voce la sentite penso tutti. Allora, siccome sono stata chiamata in causa molte volte, in senso positivo naturalmente da Ruby, nel mio ruolo di direttore dell'Istituto di Cultura di Tirana, che ha guardato molto alla Puglia, e ha guardato molto alla Puglia proprio per tutti i motivi che ci siamo sempre detti. Allora, una cosa credo che gli albanesi devono imparare a fare rete. Questo è una cosa che manca completamente. Ruby penso che sia la cosa. Tutti voi avete una rete dietro, le istituzioni vi aiutano e vi sostengono, quindi questo secondo me è un messaggio molto importante che le istituzioni pugliesi, albanesi devono capire. Bisogna fare rete, perché solo facendo rete appunto si ottengono, no, i bei e grandi risultati che avete ottenuto, diciamo, come istituzioni, come centri sociali, come festival eccetera. Poi nel nostro piccolissimo, dico nostro come istituto, noi abbiamo in atto già per questo anno, che è un anno di cui non sapevamo molto come sarebbe stato, diciamo, gli esiti per via della pandemia, abbiamo già molte cose con la Puglia in atto. Allora, a agosto, tra il 6 e l'8 agosto, noi ricordiamo il trentennale con un progetto dell'istituto che si chiama La Storia al Contrario, e che quindi è un progetto che ha visto l'istituto commissionare una mostra a un artista italiano che vive in Albania ormai da molti anni, Stefano Romano, curato da Cigliaru, che è appunto questa nuova associazione culturale di arte contemporanea che appunto curerà la mostra di Stefano Romano a Valona su una tematica appunto legata al trentennale. E così in questa occasione ci saranno anche appunto folklore elettrico che hanno tentato di fare nella loro call, hanno tentato di aprire una finestra all'Albania, cercando appunto di fare la stessa cosa che loro hanno fatto per tutta Italia, hanno cercato appunto di farla appunto anche con il territorio albanese, e quindi ci saranno anche loro, così come ci saranno appunto i Coreglia, che con le loro azioni appunto teatrali sempre in queste giornate di Valona. Quindi in più poi appunto nel corso dell'estate ospiteremo diversi gruppi pugliesi, cioè quindi credo che appunto quello che diceva lui, forse appunto l'istituto appunto di cultura italiana in questi anni sì, ma è dovuto non a una scelte personali, questo è importante capirlo, è una scelta strategica, è una scelta appunto di missione, proprio perché i famosi 80 km del canale d'Otranto sono è un piccolo spazio, ma soprattutto quello che dice sempre Ruby, che questa sera, che oggi non ha detto, è che noi italiani dobbiamo far capire che cos'è l'Italia oggi. Cioè, l'Albania ha visto l'Italia, quella che ha visto 30 anni fa, 20 anni fa. Adesso c'è una nuova Italia, quindi noi, e soprattutto una nuova Puglia. Quando l'avremo capito noi sarà più facile. Non lo so, però appunto, loro lo hanno capito. Come siamo noi adesso? No, allora vado là a farmelo spiegare. Loro hanno capito che l'Italia è diversa, non è più quella del... Cioè, il problema è che noi non abbiamo ancora un'identità precisa, forse. Non so, questo... No, vabbè, ma adesso abbiamo fatto bene a non dirlo. C'è proprio qua, trovi terreno fertile, parte... Ecco, però sicuramente credo che sia necessario dare una stabilità
programmatica, perché questo è importante, e da parte nostra, parte italiana adesso lo dico, cioè dobbiamo fare in modo che questi rapporti Italia, Puglia e Albania abbiano la loro stabilità e quindi non siano legati a piccoli bandi, grandi bandi annuali eccetera, ma deve esserci una continuità e una stabilità. Però e dall'altra parte però l'Albania deve capire che bisogna fare rete, perché questo è fondamentale per far sì che queste cose insomma poi, insomma, Tirana è la città della gioventù europea nel 2020. Tirana è città europea dei giovani, quindi è un'occasione strepitosa. Allora io anche per voi. no, noi siamo a disposizione. Voglio dire, vintage, ci stiamo per i giovani per concludere la giornata della nostra sessione, io vorrei utilizzare la presenza di un amico, è un operatore culturale, dico per gli albanesi è un attore importante in Italia, ma è tarantino, pugliese, e benché viva a Roma e la sua attività professionale lo porti anche oltre i confini, ha un legame fortissimo con la sua Taranto, è molto forte con la Puglia, questo insomma l'ho potuto verificare perché è stato di grande sostegno anche alle iniziative di Puglia Sounds. E io vorrei chiedergli proprio un giudizio, una valutazione, che cosa ne pensa di questa giornata e soprattutto insomma se per caso gli è venuta qualche idea, visto anche che è molto creativo, di suggerircela, e quindi vorrei approfittare della presenza di un amico, di Michele Riondino. Grazie. Sì, è anche vero che devo anche stare fermo con la creatività perché sennò diventa troppo impegnativo. No, grazie della bellissima presentazione e finalmente vedo questo posto bellissimo che ancora non avevo conosciuto, e parlando prima con Salvatore gli ho detto proprio che ti fa venire voglia di sudare, perché fare teatro, quello vero, fare teatro significa sudare, quindi per me il teatro è imprescindibile da tutto. Però detto questo, due cose mi sono venute in mente ascoltando l'incontro, bellissimo. Una parto dalla fine, è vero, qua se siamo qui e ragioniamo attorno a eventi culturali che ci sono venuti in mente, che abbiamo coltivato idee, abbiamo amato l'idea di far nascere, crescere eventi come quelli che abbiamo presentato su questo palco, lo dobbiamo anche alle istituzioni che ci hanno sostenuto, però credo che l'ingrediente segreto del nostro piccolo successo sta nel fatto che come realtà sociali e come attivisti anche a volte nei nostri territori non abbiamo aspettato l'intervento del pubblico. Cioè, che cosa significa questo? Che avere un'idea, ci vengono delle idee nel chiuso delle nostre stanze, ma poi l'avventura, la vera avventura è cercare di realizzarla quell'idea. E forse per esperienza personale, da organizzatore di un omaggio Taranto, del Cinzella, di Spazio Porto, sostenitore, amico di Cesare, molto volentieri mi spendo tutto me stesso perché il Medimez continui a svolgersi a Taranto magari, ma a svolgersi in questa forma così come la conosciamo. E dicevo, l'avventura è mettersi e cercare di realizzare la propria idea. Le istituzioni, per quanto ci riguarda, ci sono venute dietro perché l'istituzione poi si rende conto quando su un territorio come per esempio Taranto si comincia a creare e a formare un sogno che fino a qualche tempo prima era rimasto un sogno nel cassetto. E il goal, l'obiettivo raggiunto sta proprio nel fatto che l'istituzione riconosce nel sogno di alcuni e di pochi
e di pochi la possibilità di sviluppo. E questo è un obiettivo raggiunto da entrambi i poli, sia da quello degli organizzatori di eventi che delle istituzioni stesse, perché è un meccanismo che si alimenta da solo, che ruota e crea opportunità. Quindi, così come l'istituzione deve avere un occhio di riguardo e un orecchio per ascoltare quello che succede nei territori, dall'altra parte i territori devono agire senza aspettare l'intervento del pubblico. È un modo per fare rete anche questo, perché i territori entrano in collaborazione, entrano in comunicazione, perché solo così ci si fa forza. E per quanto riguarda la mia esperienza, avete parlato anche di migrazioni, io sono stato un migrante, se vogliamo, dalla mia Taranto sono dovuto andare a Roma, ho dovuto abbandonare la periferia per arrivare in centro e realizzare il mio sogno. A Roma qualche settimana fa c'è stato un bellissimo festival delle periferie, si è ragionato attorno all'idea di periferia, che cos'è la periferia, è un termine anche abbastanza riduttivo, però se consideriamo che siamo sempre periferici a qualcuno o a qualcosa, così come siamo sempre a sud o a nord di qualcuno e qualcosa, il punto di vista cambia la prospettiva. Noi parliamo di nord e sud perché siamo in un emisfero, è una convenzione che abbiamo raggiunto, se capovolgiamo il mondo siamo a nord di quello che oggi riteniamo nord. E questo che significa? Significa che appunto cambiando la prospettiva, cambiando il punto di vista, possiamo riuscire a vedere le cose come ci piacciono. Forse è un'idea utopistica, forse non utile, ma in realtà secondo me è una prospettiva ideale, cioè vedere le cose dal punto di vista che ci è più comodo, perché realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo, possiamo arrivare all'obiettivo solo se riusciamo a trovare la strada più breve, la strada più corta, quella che ci fa risparmiare energie, quella che ci fa arrivare all'obiettivo con le forze necessarie per continuare a portare avanti il sogno. L'idea di questo, perché lo dico? Perché l'idea di rete con l'Albania è un'ottima idea se la si comincia a realizzare senza attendere, senza aspettare, senza semplicemente forse l'unico aspetto positivo per quanto mi riguarda della globalizzazione sta proprio nella facilità di comunicare e di portarci e di influenzarci a vicenda. Quindi accolgo molto, molto volentieri l'idea di collaborare senza aspettare nessuno, facciamolo, tutto il resto, il mondo ci verrà dietro, inevitabilmente. Bene, grazie a tutti, grazie di essere stati qui. A presto. Mandare